Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parliamo di attrezzatura. Che attrezzatura serve nel nostro laboratorio tecnologico per poter andare a fare più o meno le lavorazioni, ragazzi? Parliamo sia di attrezzatura per la saldatura, alimentatori, gruppi di alimentazione, parliamo anche di giravidi, chiavi, tutto ciò che può servire in un laboratorio che si rispetti. Il multimetro è molto importante nel laboratorio perché ti aiuta ragazzi, a fare la qualsiasi misurazione di voltaggi, correnti, resistenze, continuità, tanto altro. Tensioni in continua, tensioni in alternata, importante, questo è da avere. Poi la stazione saldante o il saldatore. Questa è la mia, impolverata, ma va bene, vuol dire che si lavora. Questa, ragazzi, è una stazione saldante inviatami qualche mesetto fa da un brand Amazon. Ragazzi, è carina, temperatura regolabile fino a 480 gradi, lo stiletto è anche carino, in dotazione c'erano anche le punte intercambiabili. Ora farà un annetto, forse che ce l'ho. Si comporta bene, funziona alla grande, lateralmente abbiamo l'interruttore, questo gira per selezionare la temperatura e questa è un'altra cosa molto importante insieme allo stagno. Lo stagno, ragazzi, occhio anche a questo, esistono tantissime tipologie di stagno, ci sono quelli più grossi, più sottili, guarda questo, c'è quello piombo, comunque questo vedi 2,2% di flussante, è 1 chilo, comunque su Amazon ci sono tanti prodotti che ti linko sotto se vuoi andare a vederli e se ti interessano. Poi oltre questi cosa serve, ragazzi? Serve ovviamente anche una bella pistola a caldo. Ce ne sono in commercio tanti tipi. Questa è la mia piccolina che utilizzo per la maggiore, anche questa piena di polvere, ma va bene. Queste piccole le utilizzo solo con le cartucce bianche o trasparenti e poi ho quella grande. Questa, ragazzi, ha tanti anni che ce l'ho, si è sempre comportata bene, è una 60 watt, la utilizzo con le cartucce nere che ti metto anche sotto in descrizione, funziona da Dio, ragazzi, va alla grande. Poi, al dire il vero, guarda qui, ne ho un'altra che è sempre piccolina che utilizzo con la colla, quella trasparente. Perciò in base alle lavorazioni che devi fare devi avere più o meno attrezzatura. Ragazzi, questo è solo lo 0,0001% dell'attrezzatura che io ho nel mio laboratorio. Per il momento siamo ancora in fase di confusione, però piano piano cercherò di mettere il tutto per bene a posto e poi farvi un bel video generico. Poi, ragazzi, nel laboratorio non deve mancare un alimentatore in corrente continua, ce ne sono di tanti tipi, ci sono quelli pronti all'uso o come questo è fatto in casa o memate. Questo è un modulo alimentatore elettronico digitale programmabile, puoi regolare i voltaggi, gli amperaggi tramite questo potenziometro step by step, vai a fare l'aumento o la diminuzione dei valori on off generale, led di segnalazione, uscita tramite gecchino, più gli ho messo questo, ragazzi, l'ho fatto io, te lo faccio vedere all'interno com'è. C'è un alimentatore di quelli industriali più tutto il circuito che fa come capo il pannello a display digitale. Se vuoi ti metto comunque qualcosa anche sotto in descrizione di questo. Però, ragazzi, per vedere tutti questi prodotti e per avere offerte buone e prezzi
appetitivi, io vi invito a iscrivervi al mio canale Telegram delle offerte, dove tutti i giorni escono tanti prodotti nuovi, prodotti ragazzi scontati con errori di prezzo che davvero ti permetteranno di farti un bel laboratorio spendendo davvero poco. Il canale Telegram si chiama Fox Tech Best Shopping. Questo serve, guarda che bello questo, in inox e il calibro. Se devo andare a fare dei lavori particolari, questo serve. C'è sia così o anche digitale con qui un display. Questa è un'altra attrezzatura che nel tuo laboratorio non dovrebbe mancare. Gli avvitatori come questo qui, questo è piccolo ragazzi, nel dire il vero questo me lo hanno regalato, non funziona e sto valutando di modificarlo andandolo a potenziare con un impianto lidio interno, però questo è anche una buona attrezzatura per avvitare o svitare viti piccole, ovviamente anche se lo potenzi con batterie lidio sappi che è sempre piccolo, la meccanica interna è in plastica, è scarsotta come qualità, perciò non puoi andare a fare grossi lavori dove serve potenza coppia, che invece con questo è roba un po' più seria ragazzi. Questo è un Parkside, eccolo qui, questo fa anche da tassellatore in versione del verso di marcia, batteria lidio 20 volt. Ci sono due tipologie di batterie, quella più grande e quella più piccola. Questa ragazzi se non sbaglio è la 4 ampere col tastino qui che mi indica lo stato di carica comunque al massimo, un led qui che ti accende per farti luce dove vai a forare. Anche questo è un'attrezzatura che se vuoi fare il fai da te ragazzi ti serve obbligatoriamente un buon avvitatore trapano, che sia a batteria che non sia a batteria, poi vedi tu. Poi un altro attrezzetto è questo, questa è la pinza spellafili, tagliafili, questa io la utilizzo da anni. Questo colore particolare si differenzia dall'altro modello che c'è anche in commercio, che è quella rossa e blu, o c'è anche se non sbaglio rossa e nera, ma comunque io ho preso questa, prima ne avevo un'altra che si è rotta dopo poco. Questa ragazzi anche se un pochino si è rammollita però ancora fa il suo lavoro, funziona alla grande e ti permette di spellare in maniera immediata i fili elettrici. E ragazzi questa ne ha spellati milioni di fili elettrici è davvero, questa ha fatto la storia di Fox. Poi andiamo a prendere qualche altra attrezzatura interessante. Questa è la pompetta di rastagno, ottima se devo andare a dissaldare qualcosa, riparare qualche scheda. Questa sta sempre diciamo nella categoria saldatura, perfetto. Poi andiamo a prendere questo, per esempio, questo è un'attrezzatura, sì, questo è un modulo di alimentazione che può permetterti di realizzare un alimentatore da banco. Questo entra da qui, esce da qui, qui vai a fare le varie regolazioni di corrente e di tensione, perciò puoi andare a costruire un alimentatore regolabile con un semplice modulino, come vedi piccolo, leggero, compatto come questo. Lo mettiamo nella sezione alimentatori. Ragazzi farò tanti altri di questi video così da farvi avere un'idea generale sull'attrezzatura che serve. Non posso far entrare tutto in un video perché lo sapete, l'attrezzatura è tantissima, poi io ne ho davvero tanta. Ogni video un'attrezzatura differente, un gruppo di attrezzi differenti. Tenetevi forte ragazzi perché ne vedrete davvero tanti. Io lavoro la plastica, plexiglass, legno, metallo, attrezzatura elettronica, attrezzatura automatica come la CNC, programmabile come la stampante 3D o anche manuale. Comunque ragazzi
tante belle cose nei prossimi video. Ti invito ancora una volta al canale Telegram, dove troverai le offerte per tutti i prodotti tecnologici, per tutta l'attrezzatura del tuo laboratorio. Ciao ragazzi, al prossimo video.